Benvenuti sul canale. Oggi ci addentriamo in un tema tanto profondo quanto essenziale: l'alimentazione nello stoicismo. Come ben sapete, la filosofia stoica pone grande enfasi sulla virtù, sulla razionalità e sul dominio di sé. Ma sapevate che questi principi si applicano anche a ciò che scegliamo di mettere nel nostro piatto? In questo video esploreremo come gli stoici antichi concepivano il rapporto tra cibo e benessere, scoprendo come un'alimentazione consapevole possa diventare un potente strumento per coltivare la virtù e raggiungere la tranquillità interiore. Cibo e virtù. Il nutrimento del corpo e dell'anima. Immaginate di sedervi a tavola con Seneca, Marco Aurelio o Epitteto. Cosa vi direbbero questi grandi pensatori stoici sul cibo che state per consumare? Probabilmente vi parlerebbero di virtù, di moderazione e del potere del nutrire non solo il corpo, ma anche l'anima. Per gli stoici, il cibo non era un semplice combustibile per il corpo, ma un'occasione per mettere in pratica i propri principi filosofici. Scegliere con cura cosa mangiare, prediligendo cibi semplici e nutrienti, era visto come un atto di disciplina e di dominio di sé. Era un modo per contrastare l'avidità e l'attaccamento ai piaceri effimeri, coltivando invece la frugalità e la gratitudine per ciò che si aveva a disposizione. Seneca, in particolare, era un forte sostenitore della moderazione nel cibo. Credeva che l'eccesso e la ricerca di sapori raffinati portassero solo a desideri incontrollati e a una perdita di libertà interiore. Per lui, il vero piacere non derivava dal cibo in sé, ma dalla capacità di apprezzare il momento presente e di gustare ogni boccone con consapevolezza. Si narra che Zenone di Cizio, il fondatore dello stoicismo, vivesse di pane e oliva. La sua semplicità alimentare era un riflesso della sua filosofia di vita, basata sul rifiuto delle ricchezze materiali e sulla ricerca della virtù interiore. Insomma, per gli stoici, il cibo era molto più che un bisogno primario. Era uno strumento per forgiare il carattere, per coltivare la virtù e per avvicinarsi alla saggezza. Un modo per nutrire non solo il corpo, ma anche l'anima. La consapevolezza? Gustare il presente, un pasto alla volta. Immaginate di assaporare un boccone di cibo. Che cosa state facendo? Vi state nutrendo, certo, ma state anche compiendo un atto di consapevolezza. State prestando attenzione al gusto, alla consistenza, all'aroma del cibo. State vivendo il momento presente, senza distrazioni, senza pensieri per il passato o il futuro. Ecco il cuore dell'alimentazione consapevole secondo gli stoici. Per loro, mangiare non era solo un'azione fisica, ma un'esperienza mentale e spirituale. Si trattava di un modo per entrare in contatto con il cibo in modo più profondo, per apprezzarne il vero valore nutritivo e per coltivare la serenità interiore. Ecco un rituale che gli stoici praticavano prima di ogni pasto. Prendevano alcuni minuti per riflettere sul cibo che stavano per consumare. Ne consideravano l'origine, la preparazione, le persone che avevano contribuito a produrlo. Un modo per esprimere gratitudine per il dono del cibo e per assumere un atteggiamento di rispetto verso la natura. Mentre mangiavano, gli stoici masticavano lentamente e con attenzione, assaporando ogni boccone. Evitavano le distrazioni per concentrarsi completamente sul cibo e sull'esperienza del pasto. Era un modo per riconnettersi con il proprio corpo e per ritrovare la calma interiore. L'alimentazione consapevole stoica non era solo una dieta, ma un vero e proprio percorso di crescita personale. Attraverso la pratica di mangiare con attenzione, gli stoici imparavano a dominare i propri impulsi, a coltivare la pazienza e ad apprezzare le piccole cose della vita. Un modo per avvicinarsi alla saggezza e per vivere una vita più serena e appagante. Nutrire corpo e mente. Un viaggio verso la saggezza stoica. Immaginate di aver intrapreso un cammino, vi imbattete in un bivio. Da una parte, una tavola imbandita con pietanze elaborate e sapori esotici. Dall'altra, un pasto semplice e frugale a base di cibi freschi e di stagione. Quale sentiero sceglierete? Per gli stoici, la scelta era chiara. Il sentiero della saggezza passava attraverso la moderazione e la consapevolezza. Nutrire il corpo con cibi semplici e nutrienti era un modo per rinunciare agli eccessi e alle brame effimere, coltivando invece virtù come la disciplina e la gratitudine. Gli stoici consideravano il cibo come un ponte tra corpo e anima. Scegliere con cura cosa mangiare era un modo per prendersi cura di sé a tutti i livelli, non solo fisico, ma anche mentale e spirituale. Mangiare con consapevolezza permetteva agli stoici di coltivare la serenità interiore e di affrontare le sfide della vita con razionalità e fermezza. Era un modo per liberarsi dalle passioni incontrollate e per avvicinarsi alla virtù stoica, caratterizzata dal dominio di sé, dalla giustizia e dal coraggio.
Il loro era un approccio pratico alla filosofia, che si applicava a tutti gli aspetti della vita quotidiana, incluso il cibo. Non si trattava di seguire rigide regole o diete restrittive, ma di sviluppare un atteggiamento consapevole e moderato nei confronti del cibo. In definitiva, l'alimentazione stoica era un percorso di crescita personale che portava a benefici concreti. Nutrire corpo e mente con consapevolezza permetteva di 1. Migliorare la salute fisica e mentale. 2. Ridurre lo stress e l'ansia. 3. Aumentare la concentrazione e la produttività. 4. Coltivare la gratitudine e la felicità. 5. Avvicinarsi alla saggezza stoica. Se siete pronti a intraprendere questo viaggio verso la saggezza stoica, iniziate cambiando il vostro rapporto con il cibo. Scegliete cibi semplici e nutrienti, mangiate con consapevolezza e apprezzate ogni boccone. Il vostro corpo e la vostra mente ve ne saranno grati. Siamo giunti alla fine di questo viaggio nel mondo dell'alimentazione stoica. Abbiamo scoperto come, per gli antichi filosofi, il cibo non fosse solo un bisogno primario, ma un'occasione per mettere in pratica i propri principi e per coltivare la virtù. Abbiamo visto come la moderazione, la consapevolezza e la gratitudine fossero elementi chiave per un'alimentazione stoica. Abbiamo anche imparato come nutrire corpo e mente con consapevolezza possa portare a benefici concreti per la nostra vita. Ma ora la domanda sorge spontanea. Siete pronti ad applicare i principi dell'alimentazione stoica nella vostra vita? Provate a riflettere su queste domande. Come vi rapportate con il cibo? Siete consapevoli di ciò che mangiate? Fate scelte alimentari moderate e nutrienti? Praticate la gratitudine per il cibo che avete a disposizione? Se le vostre risposte non vi soddisfano, è tempo di fare un cambiamento. Iniziate a scegliere cibi semplici e freschi, evitando i cibi industriali e processati. Mangiate con attenzione, assaporando ogni boccone e senza distrazioni. Praticate la gratitudine per il dono del cibo. Nutrire corpo e mente con consapevolezza è un viaggio che vale la pena intraprendere. Un viaggio che vi porterà verso una vita più sana, serena e appagante. E ricordate, non siete soli. Iscrivetevi al canale Stoicismo 2.0 per approfondire il tema e per scoprire altri spunti di riflessione. Condividete le vostre esperienze nei commenti. E insieme intraprendiamo questo viaggio verso la saggezza stoica. Grazie per la vostra attenzione. Un saluto da Stoicismo 2.0.